Possiamo cominciare? Per adesso c'è Tabata. Ciao! Allora, mi era venuto in mente di fare una focaccia in padella perché ultimamente ci ho preso un po' il giro di fare queste focacce in padella. Sono pratiche, veloci, ci metti dentro quello che c'hai dentro il frigorifero e mi sembrano una soluzione carina per questi giorni che magari riusciamo poco a fare la spesa. Poi non serve il lievito di birra, quindi già punto a favore. Si preparano con 5 minuti e a me ultimamente mi risolvono spesso la cena, quindi ho pensato di condividerle con voi. C'è Ok. qualcuno oppure Quindi sono lievitazione istantanea. lievitazione istantanea perché è il lievito istantaneo e poi la cuciniamo in padella, quindi con un quarto d'ora, 20 minuti è pronta. Ok. Allora, possiamo cominciare, siamo solamente Ok, 3300. allora cominciamo. Ciao a Ok. tutti. Intanto lo dico pure a quelli di Instagram. Un secondo solo, che li avviso. Allora, per fare questa focaccia in padella ci servono 400 grammi di farina, 250 ml di acqua, 3 cucchiai d'olio d'oliva, che corrispondono a 25 grammi circa, un cucchiaino di sale e una bustina di lievito istantaneo per torte salate. Se non avete il lievito istantaneo per torte salate, ci mettete un cucchiaino di bicarbonato, vi viene un pochettino più bassina, comunque si può fare lo stesso. Non serve il lievito di birra, ok? Quindi non vi fate via l'ansia, non c'è il lievito, no, qua non serve il lievito di birra. Poi per il ripieno, poi per il ripieno io la faccio, perché ho questo, con le cicorette de campo che ho trovato l'altro giorno in giardino, che sono più o meno 300 grammi, e la farcisco anche con della provola affumicata. No, come si chiama questa? La scamorza affumicata, scusatemi, che so circa 150 grammi di scamorza. Però dentro potete metterci quello che vi pare, quindi se avete gli spinaci, vanno benissimo gli spinaci, con la mozzarella, con la ricotta, se avete la salsiccia, che qua ci sta da Dio che io non ho, potete metterci pure un po' di salsiccia, con le zucchine trifolate e magari ci mettete prosciutto cotto e mozzarella, con, che ne so, suggeriscimi Marco, quei funghi, I spinaci l'hai salsiccia e detto? funghi, Carciofi carciofi sempre e cotti in padella, magari sottili sottili, e ci mettete un po' di provola. melanzane, zucchine. Insomma, scegliete voi il ripieno in base a quello che avete nel frigorifero. Capito? Io direi che possiamo partire andando in basso la base. Tu, Ok, Marco, aspetta un seguimi un secondo pochettino. solo che avviso. Ok, aspetta un attimo, ho fatto, eh? Perfetto. Allora, possiamo andare, vai. Possiamo andare, quindi vi faccio un attimo un recap per fare la base della focaccia, che è una sorta di piadina, eh? Non mi sgridate, non è proprio Forse una si chiama pietrina. crescione, come si chiama Ma questo? il crescione mi pare che si fa in forno, però l'impasto è molto simile, perché si fa con, vi ripeto gli ingredienti, 400 grammi di farina, 250 ml di acqua, 3 cucchiai d'olio d'oliva, che sono 25 grammi più o meno, un cucchiaino di sale e una bustina di lievito istantaneo per torte salate, In alternativa al lievito istantaneo? un cucchiaino di bicarbonato. In alternativa. Ok, sì. In alternativa, perché Marco dopo ci fa il video breve. In alternativa al lievito istantaneo per torte salate, un cucchiaino di bicarbonato. Vi viene un pochettino più bassina, ma è buono lo stesso. Ok? Ok, Andiamo. Quindi metto un cucchiaino di sale in mezzo alla farina. Poi aggiungo il lievito istantaneo per torte salate, che è questo qua con la bustina gialla, che si chiama pizzaiolo. E do una mescolata con le mani. Che fate sti giorni ragazzi, a parte cucinare? Io cucino sempre, io cioè, non ho la bilancia sopra, non ci provo a salirci sopra perché non so quello che può venire fuori. Solo che quando mi metto i pantaloni sento che, soprattutto quando sono puliti, che sono ancora un pochettino, sai, tesi, un pochettino più stretti, vabbè, facciamoci coraggio. ok, Valeria mi ha detto che è allergica al latte, ma qui Qua non c'è latte per il formaggio, vabbè, vabbè, puoi non non lo metterlo, metto. ci metti la salsiccia, ci metti un'altra roba. Quindi metto l'acqua all'interno della ciotola, si vede? Tu riesci a Sì, far vedere? sì, sì. Poi 3 cucchiai d'olio d'oliva, a parte questo non tengo, penso un attimo a impastare. E inizio un pochettino ad impastare, prima col cucchiaio, poi vado dentro con le mani. Ok, mi avvicino,
Che farina stai usando? Sto usando la farina 00, però se avete la 0 va bene. Se la volete fare pure un po' integrale potete fare metà farina integrale, metà farina 0. Se avete la 1 va benissimo lo stesso. Anche tutto integrale? Anche tutto integrale. Magari vi servirà un pochettino più d'acqua per fare l'impasto, perché ve ne chiama un po' di più. Ho preso il via a fare queste focacce in padella, ragazzi, la sera per me è una soluzione. Perché veramente si preparano con attimo, sono gustose. Ti dico, mi dispiace che non c'è una saggicetta per metterci qua stasera. Vabbè, dai, la prossima volta che... Ci sarebbe stata bene una salsiccia? Sì, con le erbette trovate. Perché io ho che in giardino, e anche un po' nell'orto, siccome con la pioggia tutto quanto si è alzata l'erba, in mezzo all'erba c'è nata pure un sacco di queste erbette selvatiche, quindi ci sta la cicoria, il tarassaco, le crespegne, le speragne, cioè sono tutti i nomi che io so in dialetto, non mi chiedete come si dicono in italiano, però. E quindi un attimo sono uscita, l'altro giorno ne ho raccolte un po' l'estate, mi piacciono un sacco. Saluto tutti, va, così almeno mi chiedete. Ciao a tutti, non vi posso salutare singolarmente, tante volte quando finisce la diretta vedo, ma sono Benedetta, mi chiamo Michele, mi saluti, ma la diretta è finita. E poi quando sto in diretta, insomma, sto concentrata su quello che devo fare, e allora ecco, i saluti passano un po' in secondo piano. Sul piano del lavoro? Metto sul piano del lavoro. Se serve un pizzichetto di farina in più, mettetecela se vedete che si appiccica tanto. Aspettate che mi do un attimo una sistemata le mani. Anche l'impasto si prepara veramente con attimo. È molto veloce. Per questo mi piace. Ragazzi, si vede bene? E si sente bene? Potete confermare? Siamo in 5000, bella. Dai, c'ho pure il microfonetto un po' tecnico. Ok. Lavorate fino a che insomma vedete che l'impasto è più o meno omogeneo. Ti dico, se vi serve un pizzichetto di farina per lavorarla, ma no tanta, giusto bene, non farla attaccare al piano di lavoro, mettetecela. Grazie ragazzi. Oh, quanti di voi hanno fatto il pane? Che mi sono arrivate migliaia e migliaia di foto del pane comodo. Io oggi pomeriggio l'ho fatto, cioè l'ho impastato ieri. L'ho fatto ai 5 cereali. Buono. Tu già ti sei fatto fuori una mezza No, fila. l'ho fatto 2 fette. 2 fette. Allora, ripetiamo gli ingredienti al volo, sono 400... No. Aspetta. Aspetta, li dico io. Allora, 400 g di farina 00, oppure quella che ci avete, un cucchiaino di sale, 25 g di olio, che sarebbero 3 cucchiai di olio di oliva, una bustina di pizzaiolo, lievito istantaneo per torte salate e 250 ml acqua. Se non avete il lievito istantaneo per torte salate, un cucchiaino di bicarbonato. Scusate, ma io quando impasto, dopo ci piglio gusto, continuo. Ok, quindi serve anche un po' di farina in più. Un po' di farina per lo spolvero per non farlo attaccare sul tagliere, ma ne saranno 20 grammi, 15 grammi. Io faccio la ciotolina un po' più piena perché sennò sto lì a grattare e allora me ne tengo sempre un pochettino da parte. Raga, dopo gli ingredienti ve li scrivo sotto, ve li metto sotto in descrizione tutta la ricetta, tranquilli. Comunque sono 4 ingredienti. Direi che ci siamo. Che ci siamo? Sì. Adesso mettiamo un po' di farina qui sul tagliere e lasciamo riposare l'impasto una decina di minuti, così dopo si riesce a stendere un pochettino meglio, sempre per lo stesso motivo che vi ho detto l'altro giorno con le tagliatelle,
che la farina, il glutine un po' si allunga e quindi si lavora meglio. 10 minuti di riposo. Intanto prepariamo il ripieno. Vogliamo far vedere la consistenza? Sì, solo fammi un attimo lavare le mani che ce lo vedete con la farina. Stai dando le spalle alla telecamera. Scusatemi, dovremmo mettere un lavandino di servizio qua in basso che non si vede fuori scena. Vediamo. Deve essere morbida, Ok. Quando più o meno è omogenea, che vi siete stancati abbastanza, ma pure questa più la lavorate, insomma, più vi dà soddisfazione, e la lasciate qua a riposare un quarto d'ora, 10-15 minuti. Va bene? Quindi che facciamo un quarto d'ora? Mo, siccome ho queste qua, la cicorietta, la volevo ripassare in padella con un pochettino di peperoncino. Ah, ok. Quindi noi adesso facciamo ripieno di cicorie. Di erbette di campo, che sono tutte un po' mischiatelle, un po' mescolate. Quindi facciamo ripieno con 350 grammi di erbe di campo, però potete utilizzare spinaci, funghi trifolati cotti in padella, potete metterci dentro, che ne so, un mix di verdure cotti in padella. Anche pomodoro e mozzarella. Pomodoro e mozzarella semplicissima. Bravo, domani faccio quello. Anche funghi, prosciutto cotto e Zucchine trifolate, e poi ci mettete prosciutto cotto e provola. Io lo faccio con queste perché ce n'ho in abbondanza, ce l'ho pure per domani. E c'avevo un po' di scamorza affumicata, a me ci piace un pochettino di più la provola perché fila un po' di più, la scamorza fila un po' di meno, però questa ce l'avevo in frigo e con questa la faccio. Dai. Quindi su un pendolino faccio rosolare un pochetto di olio col peperoncino, poi ci metto... Facciamo il ripieno, vai. Intanto prepariamo il ripieno. Comunque si trovano pure, si possono fare con le bietoline, si trovano pure come gli spinaci congelati, pure il mix di erbette, si trova la cicorietta, queste cose qua. Congelati? Sì. Oh, anche il cavolfiore ci si potrebbe mettere? Sì. Ok. Quindi metto un po' d'olio. Ci metto un po' di peperoncino. Ah, piccante. Sì, piccantino. Nonna li chiamava crespegne. Crespegne, sparagne, papagne. In dialetto ve li so dire, però se mi chiedete come si dice in italiano, ragazzi, non lo so. O meglio, lo sapevo perché tanti anni fa avevo fatto pure il corso per riconoscere le erbe spontanee e poi, vabbè, io ce l'ho in testa comunque col nome dialettale. Ok, quindi aspettiamo che soffrigge. Aspettiamo un attimo che soffrigge e poi li facciamo un attimo riscaldare. Ok, vai. Che dicono i ragazzi? Tutto a posto, siamo 6.000, siamo tanti. Ciao a tutti ragazzi. Erba pazza, Ilaria ha detto si dice erba pazza. Poi ci sta, si dice le piscialetti pure, il tarassa come pare, si chiama in dialetto piscialetto, perché serve pure per i reni. Insomma, mi piace tanto, io come vado fuori che le vedo è più forte di me. Un po' di aglietto per la verdura, sì, ci starebbe bene. Ci sta bene, però con la scamorza c'è pure che mi copre un po' il sapore affumicato della scamorza. Comunque fallo come preferisci. Quello che, guarda qua, ti dico, aprite il frigorifero, quello che avete, che ne so, avete una zucchina, un pezzo di sedano, un pezzo di carota, fate cuocere un pochetto in padella e lo abbinate con un po' di formaggio, un po' di prosciutto cotto, un po' di mortadella, capito? La variante per fare il pane ai cereali? Allora ho fatto la stessa dose, ho aggiunto un beletto in più d'acqua perché insomma era venuto un pochettino asciutto l'impasto, probabilmente la farina ne serve un po' di più e quindi invece di mettere 300 grammi ne avrò messo 320-330 grammi d'acqua. Allora qua inizia a soffriggere, peperoncino. Dopo lo lasciamo questo video, quindi chi non ha visto l'inizio non vi preoccupate. Che fai? Butto la cicoria qua, la faccio passare. Io non ce la metto mai, però se ci mettete una patatella sulla cicorietta e poi la spappate tutta per bene, la ripassate in padella, però non ce l'ho messa perché quando l'ho lessata, se ci mettevo siccome ne erano tante, ci mettevo la patata, poi dopo bisogna mangiarla entro un giorno. Quindi faccio rosolare la cicorietta in padella con l'olio e il peperoncino. Questa? Sopra l'upa che sto fatto prima? Comunque guarda, ce n'ho ancora in frigorifero perché l'altro giorno ne ho portato un sacco così. Ci ho messo un'ora e mezza a pulirla tutta, poi l'ho lessata.
E anche qua un segreto: quando lestate le verdure, tipo le cicorie, le bietole, oppure come si chiama, gli spinaci, se volete farli rimanere belli verdi, nell'acqua di cottura mettete oltre al sale pure un mezzo cucchiaino di bicarbonato e il colore rimane perfetto. Non lo fate con i carciofi? Chi è che aveva fatto una volta i carciofi che sono diventati celesti? Che cosa? Mamma, mi sembra. No, o Maura. Ah, perché c'è tanto ferro. Non lo so, una volta per sbollentare i carciofi l'aveva, cioè, ha messo il bicarbonato e gli sono venuti fuori i celesti. Si ossidano. Forse Maura era, la vicina mia di casa. Ok, stiamo ripassando la cicoria che poi sarà ripiena. Voi non lo sentite, ma ci sta proprio un profumino di peperoncino. Ma avete la cucina uguale alle mie Ikea di 15 anni fa. Esatto. È proprio quella che l'hanno tolta, infatti non la fanno più questa. ci serviva un paio di pezzi di ricambio, qua volevamo cambiare, siamo rimasti, si chiamava Fagerland mi pare? Sì, era una vecchia cucina, serie vecchie, quelle di 15 anni fa, lui ha detto 15 anni 15 fa. anni, sì. No, noi l'avevamo fatta 16 anni fa, 17 anni fa. Allora, l'aglio non ci abbiamo messo, ma se ti piace metti. No, guarda, ci andrebbe messo in mezzo la cicorietta, però siccome la provola è affumicata, mi piace che si sente un pochettino il sapore della provola, insomma, l'affumicatura della provola, quindi non ce l'ho messo. Anche come il formaggio, si può mettere qualsiasi formaggio. Qualsiasi formaggio, guarda, io di solito non è la provola questa, mi sbaglio sempre. Questa è la scamorza affumicata. Di solito quando la faccio con la provola perché mi fila un po' di più, però anche l'Emmentaler, che ne so, anche la mozzarella, quella per le pizze, ci potete mettere anche quella. La potete anche solo spalmare con formaggio spalmabile, tipo fate questo, mettete il formaggio spalmabile. Dopo lo diciamo. E niente, questa è pronta. L'acqua a temperatura ambiente, sì. Sì, perché tanto qua non è che deve lievitare. Ok, quindi qua questa è pronta, no? Questa è pronta, questa vabbè, la possiamo stendere lo stesso anche se non sono passati 10 minuti. Forno, sottilette, sì. Sottilette pure, sì. Sì, qualsiasi formaggio filante, diciamo. Ok, andiamo a stendere l'impasto? Sì, tanto questo lo allarghiamo un po' così si raffredda. Ok, siamo più di 6.000, Ciao a tutti, anche quelli che sono arrivati un pochettino tardi, poi dopo vi mettiamo solo tutti gli ingredienti, tutte le sostituzioni che si possono fare. È una ricetta facilissima, quindi sicuramente ci avrete qualcosa in frigorifero per farla, per fare il ripieno. È un'ottima soluzione salvagena, infatti stasera te passo questo. Sono 3 sere di fila quasi che vi faccio mangiare questa qua. Ok, che come facciamo? Allora adesso stendiamo, dividiamo l'impasto in due. Ok, quello dopo. Dividiamo l'impasto in due? Dividiamo l'impasto in due perché ci servirà dovremo fare una focaccia ripiena, quindi ci serve la base e il coperchio sopra. Quindi mi stendo la prima metà. Me la stendo qua e poi me la appoggio sulla carta forno, perché così dopo nei movimenti sono un pochettino più agile. Ok. Quindi serve un'altra padella dopo? Sì, una padella un po' più larga perché quella è un po' piccolina per fare la focaccia che c'ho in mente io. Cerchiamo di dargli una forma più o meno tonda, quindi giriamo l'impasto diverse volte. Faccio da vicino. Se si attacca sotto, fate andare un po' di farina. Allora, io adesso l'ho fatta riposare 5 minuti, però se la fate riposare, come avevo detto, 10 minuti, un quarto d'ora, è molto più semplice da stendere, si ritira meno. Più o meno ci siamo perché la padella insomma non è tanto grossa.
Vogliamo far vedere quanto è larga? Aspetta. Quanto è spessa? Sarà spessa, non so, mezzo centimetro, un po' meno di mezzo centimetro. Ok. Poi dipende pure da quando ci avete la padella grande, perché se ci avete una padella bella grande la potete tirare un pochettino di più, la fate un pochetto più bassina e la cucinate lì. Se ce l'avete più piccolina vi viene l'impasto un po' più alto, cuocetela con la fiamma al minimo così non vi si brucia, però potete fare anche un po' più piccola. Allora io direi che questa intanto me la appoggio qua sopra. Mi sono organizzata bene con gli spazi, aspetta. Perché tu adesso questa Appoggio un attimo di qua. Che me lo... il formaggio, quindi? Sì, proprio. Tolgo il formaggio, però mi serve comunque spazio per appoggiarla. C'è tutto? Sì, sì. Ci mettete un pochettino di farina sotto. La base è pronta? La base o il coperchio, poi vediamo, insomma, sì. Stendiamo pure questo, mica mi ci strovo, aspetta. Sì, mi sento sprovvista. No, era il formaggio che ti occupava spazio. Ok, stendo pure quest'altra metà di pasta. Dopo lo lasciamo questo video, quindi lo potete vedere anche dopo, tranquilli. Fanno in tempo a fare la piccina, sì, dai, quando abbiamo finito la live. Guarda, ci si mette, quando si mette? Ma è una mezz'oretta. Ma noi ci perdiamo pure in ghiaccio. Mezz'ora compresa la cottura, sì, sì. E riposo. Agnese ha detto che il mio cappuccino è favoloso. Avete visto oggi le storie, tutorial inutili di stamattina? Ti ho lasciato una pista, Potevo dire che siamo fatto. Come si chiamava là? L'omelette novelette di Marco. Che già sono arrivate un sacco di foto pure. Vabbè, diciamo che il tuo maestro Fuffo, com'è che si chiama Fuffo? Sì. Non è stato molto preciso nel spiegarti come andava fatta questa omelette. Mi riallargo pure questa che un pochetto si è ritirata. E direi che più o meno ci siamo, quindi io farei tutto il ripieno qui sopra. Ok. Poi mi aiuti tu a mettere in pentola questa, sì. Così, vabbè? Ok. Allora abbiamo base. Abbiamo la base, il ripieno, cicoria e scamorza affumicata e abbiamo il disco per la copertura. Mettiamo pure la pentola a scaldare un attimo, così un pochettino si scalda. Quindi si mette la pentola a scaldare? Sì. Quindi mettiamo una pentola a scaldare e intanto, ci mettiamo qualche minuto un attimo. Ok, dopo. Intanto ce la siamo preparati. Intanto ci prepariamo la pentola da scaldare. Ok. Sopra questo disco inizio a mettere il ripieno, quindi io farei così perché mi piace così. Che sotto ci metto un po' di scamorza affumicata. Che dici tu? Copriamo la base con la scamorza. Copriamo la base con la scamorza. Con il formaggio? Con quello che ci avete. In alternativa? Ma anche in alternativa? Sì. In alternativa si può mettere della provola, del formaggio spalmabile, della mozzarella, che ci si può mettere? Sottilette, mi avete suggerito. Insomma, se vi piace il formaggio... Qualsiasi formaggio filante. Ma anche non filante, secondo me, perché tanto serve a dargli sapore. No. Quindi qui sopra adesso aggiungo la cicorietta. La allargo leggermente con le mani. Stracchino? Anche. Ah, buona pure con lo stracchino. Ragazzi, datemi voi qualche idea. Perché lo so che siete... Questo è proprio come vi pare praticamente, lo potete fare. Pomodoro e mozzarella. Questa è un'erbetta
che non è di campo, un po' di prato. Ok. Adesso possiamo accendere la pentola, così la facciamo scaldare un pochettino, la padella. Copriamo con un altro strato di formaggio. Anche con la ricotta, sì, ricotta e spinaci. Fatela scolare per bene però la ricotta, perché sennò può essere un po' umida e quindi dopo fa un pochetto fatica a cuocere secondo me. Però va benissimo anche la ricotta. Anche la ricotta sì, di pepe. Lo complichiamo bene. Adesso copro con quest'altro disco. Aspettate che mi si è un attimo specchiato. Copro con quest'altro disco. E sigillo con le dita. Faccio vedere. Non deve essere una roba precisa, E appena la pentola è bella calda, la mettiamo dentro e tu mi dai una mano. Guarda, devo aiutare io però. Sì, perché con la carta forno, siccome è pesante, che ci sta proprio tanta roba dentro, fa fatica un po' a scivolare, quindi 4 mani sono meglio che 2. Entrerò in campo anch'io. Siamo 8.000, sono tantissimi. Ciao a tutti ragazzi. Ma faccio una cosa, guarda, mi metto così si vede che ti aiuto. Ok. Quando è pronta dimmelo, così vengo. Allora, intanto facciamo un veloce riepilogo, vai. Abbiamo fatto un impasto con... Ma io direi un attimo mettiamo. Ok, no, mettiamo. Scusa perché mi ho chiesto un riepilogo. Facciamo il tempo mentre aspettiamo che si cuoce? Mentre aspettiamo che si cuoce, sai che faccio? Io lo vado a scrivere sotto. No, stai qua, no, perché sono Ok, 4 minuti, ok, dopo un ok. attimo stai qua, se nei passaggi clou dopo non ci stai. Ok. Tanto un attimo, se mettiamo 5 minuti a cuocere. Comunque dovete essere almeno in 2 perché vedi serve una mano. No, magari se riuscite con un coperchio, io non ci sono riuscita, l'altro giorno mi era rimasta attaccata la carta forno. No, oppure con due palettoni. Due palettone che non c'era una sola. Oppure se c'è un tagliere più piccolo. Vieni. Pronto? Vai. Sì, piglia da quest'altra parte, sotto fino al centro, ok, vai. Ok. Si è visto? Si sono viste le tue spalle, penso. E adesso copriamo e facciamo cuocere per più o meno 4 minuti. Vi accorgete che è ora di girarla quando sentite un pochettino di puzzetta di bruciato, ma non deve essere proprio puzza di bruciato intenso, deve un pochettino sentirsi un po' l'odore di farina bruciata. Ma non ci abbiamo un timer qua. 4 minuti. Aspetta, lo metto io. Vai, sono io. 4 minuti per lato. Ok, va bene, ci dirà poi Gouda. Buona. Vai, Ecco, mandateci le idee. Anzi, scrivetele dopo che so finita pure la diretta, così rimangono per tutti a disposizione, perché i commenti... Sì. I commenti... No, sì, mettiamo tutti i commenti sotto, così almeno tutte le opzioni. A parte questo si può fare in 1000 modi, è solamente un'idea. Cipolla e tonno. Porca È una ragazzi. bella idea. Oh, domani sera la facciamo questa. Cipolla e tonno, finalmente. E se ci sta, cipolla, tonno e pomodori verdi a pezzettini. Mo non è periodo dei pomodori, Ho capito, ma se ci sta. estiva, questa è estiva. Noci, zola e speck. Scarola e pezzetti di pecorino. Riepilogo degli ingredienti lo possiamo fare? Possiamo farlo allora. Per l'impasto servono 400 g di farina, 250 ml d'acqua, 250 grammi è lo stesso, 3 cucchiai d'olio d'oliva che corrispondono a 25 grammi, un cucchiaino di sale e una bustina di lievito istantaneo per torte salate. Se non avete lievito istantaneo per torte salate, un cucchiaino di bicarbonato vi viene un pochettino più bassina, però è buono lo stesso. Per il ripieno io l'ho fatta con le erbette di campo,
quindi 350 grammi di verdura, quella che vi pare, e 150 grammi di scamorza affumicata. Se ci stava la salsiccetta. Ci si poteva mettere anche un po' di salsiccia. Però purtroppo non ce l'abbiamo. Vediamo come sta cuocendo un attimo. Sta cuocendo. Ho abbassato la fiamma al minimo, te vedi tu. Volevo farmi vedere. Porca, poi io piango perché è un pochetto più lucido. È pulito. Insomma. Mi specchio io. Si può fare ricotta e spinaci? Sì. La ricotta e gli spinaci, mi raccomando, strizzali bene. Zucchine e gamberetti, bello. Pure, ammazza. ragazzi, che creatività! Grazie che c'ha tutte queste idee. Abbiamo creato dei mostri qua, Cipolle di tropea, tonno, capperi, origano e olio. Ottima idea. Guarda, questa è più che una pizza, ti viene fuori... Sì, fatemela controllare perché... Che io faccio sempre un pochettino... No, ancora no. Broccoletti e salsiccia, giusto. Ok, ora mi metto di qua, perché tanto per girarla ce la fai, no? Sì. Ok. Allora, io sto sul fuoco grande con la fiamma al minimo. Voi saprete già che fuoco dovete utilizzare a casa vostra per non farla bruciare, ok? Io questa qua mi sta comodo perché ci lavoro e quindi è un po' complicato gestire la fiamma larga, diciamo, perché il minimo della fiamma larga non è mai minimo. Però se avete una fiamma media, insomma, che è una padella antiaderente bella pesante che vi fidate, insomma, magari vi servono pure più di 4 minuti. Capito? Quindi controllatela, magari alzate leggermente come ho fatto io con una spatola. Diciamo 4-5 minuti per lato. Aspetta che è giusto. Oh, sono le 7 ancora a giorno fuori, vi rendete conto? Ha fatto l'ora. L'orario questo qua Senti questo, scarola. Buona. Con olive, pinoli, uvetta e tonno. Bravo. Melanzani, feta, pomodoro. Io faccio anche questo. Allora, siccome mi fa un po' io con la cicoria perlomeno, mi fa un pochettino di condensa, quindi il coperchio lo asciugo e lo rimetto sopra. Visto che è aperto, fatemi controllare, perché io non è che mi fido. Comincio a sentire un pochettino l'odorino di bruciacchiato. Quindi nella cottura bisogna controllare spesso. Quindi io adesso, sono passati 4 minuti? Sì, precisi. Allora, vedete io ho il fuoco bello vivo, quindi, e adesso rullo di tamburi. Oh! Infatti vedi sta angoletta un pochettino, però vabbè. Bellissima. Aspetta, vediamo se riesco a fare un minimo un pochetto meno, più minimo, perché qua sta parte del coso. Ecco, e faccio cuocere ancora anche dall'altra parte. Possiamo far vedere un attimo come è venuta? Stavo lontano. Ok. Mi raccomando, col questo vi accorgete. Appena sentite un attimo, se brucia, giriamo. Come le piadine. Un po' come le piadine, sì. Anche quelle sono una ricetta. Allora, una sera non avete il pane, cioè, fate 2 piadine con un attimo, poi dentro a fantasia, no? Come sta pizza qua. Quindi con lo stesso impasto? Con lo stesso impasto si possono fare anche delle piadine. Oddio, sulla piadina ci andrebbe lo strutto. Sì, vabbè, però delle specie di piadine. Sì, delle piadine così con l'olio d'oliva. Sono buone lo stesso. Potete fare più piccole, se la fate, o vi viene grossa a cucire, la potete fare più sottile. Io l'ho stesa, insomma, perché mi piaceva proprio una bella focaccia bella alta. Che tipo di pentola occorre? Allora, occorre una pentola antiaderente. Se ce l'avete con un bel fondo spesso, meglio, perché la cottura è un pochettino più omogenea, rischia meno di bruciarsi. E sapete voi già qual è il fornello più adatto a voi? Io lo sto cuocendo su questa qua, che non è il fornello più adatto, però sto vicino al piano del lavoro, insomma, devo fare meno spostamenti e quindi di solito utilizzo questo qua. Però sapete voi. Non abbiamo messo il timer. Ah, ok, no, ce l'ho messo io, altri 4 minuti, manca 3 minuti, 2 minuti e mezzo. Ok, serve il piatto? Ma io lo metterei direttamente qui okay, sopra. Sì. Poi facciamo una prova, facciamo una prova taglio, prova assaggio. Porca la salsiccetta. Se c'era la salsiccetta, una bella 2 ce ne stava, vabbè qua. Bisognava metterci pure la salsiccia, ragazzi. Era più buona?
Naggia la quarantena. Ma vabbè lo stesso. Vabbè, fa meno male, dai Marco, questa è tutta sì. verdura. Sì. Tranquilli ragazzi, io vi lascio tutto qua. Fatemi controllare. Un altro minutino. Infatti manca un minuto. Oh, raga, dopo vi scrivo tutto sotto, riepilogo ingredienti, procedimento. L'altro giorno abbiamo fatto una diretta con Simona Vendura, io gli ho spoilerato la ricetta. Aspetta Simona, aspetta lo scrivo, aspetta Simona, dico tranquilla che nei prossimi giorni dopo facciamo il video, così ce l'hai a portata di mano. Misticanza e provola. Buono. Vabbè, quando mi mancano le idee, allora facciamo queste dirette e mi date una marea... Di questa, nduja, mortadella e gorgonzola. Mamma mia, la nduja. Ti piace vincere facile? Allora, veramente sono passati 4 minuti? No, impossibile. Sì. Secondo me non hai messo bene. No, vabbè, un po' mancherà. Mo guarda, Non sento la puzzetta del bruciato? Se deve sentire un po' di puzza del bruciato. Com'è? Un minuto ancora, vai. Secondo me ancora un minutino. Aspettate. Ma proprio un minutino. Burrata in duglia, salsiccia andava cotta a parte, sì. Allora, la salsiccia facevi così. Mettevi un pochettino meno d'olio e sempre il peperoncino. Poi ci sbriciolavi la salsiccia, la facevi un pochettino rosolare e poi ci buttavi la cicorietta, facevi tutto un bel, come si dice, una bella pappetta saporita e utilizzavi quella lì come ripieno. Anche una salsiccetta. 18,47. Sì, però è doppia, capito? Quindi adesso devi girare. Comunque no, non devo girare, mo la okay. Mettiamo direttamente comunque qua. Cottura 4-5 minuti per lato. Mi raccomando, controllate. Col naso. Se sentite puzza del bruciato, è ora che insomma la togliete. Ok, ci siamo quasi, mi sa. Sì, perfetta. Allora, mi sposto di qua. Io però la faccio direttamente scivolare, sì. Non la rigiro. Sì, perché ho paura che me si cosa. Vado? Voilà. Vediamo se riesco a far vedere sotto pure la cottura. Però mo scotta. Come fai quindi? Ve la alzo un po' per far vedere la cottura anche sotto. Aspetta, non ci arrivo. Ma la rompiamo tutta. Vabbè, comunque. Aspetta, piglio due spatole. Vabbè, comunque è come sopra. Si vede? Sì. Perfetto, sì, va bene? Sì. Scotta. E eccola qua, la focaccia ripiena. Con erbette di campo e scamorza affumicata. Che pio per tagliarlo? Un coltello a seghetta, piccolo o grosso? Ma come ti pare, tanto questa non è complicata da tagliare. Bisogna aspettare un po'? Ma giusto perché se la devo assaggiare aspetta un po' perché sennò mi rimane attaccata. Ok. Allora, se ci mettete un pochettino più se ci mettete un bel formaggio filante, un pochettino di più di quello che ci ho messo io, ma io questo già avevo un giorno più di più, vi fila quando l'aprite adesso. Tagliamo? Aspetta, faccio una foto. Faccio una foto per la stampa. Proprio così, sopra rustica, sopra il tagliere? Ok, sì. Taglio? Sì. Al contrario. Ma vai. Che devo tagliare per così? No, per farla vedere, capito? Dopo l'apro per così. Ragazzi, scotta. Un pochettino fila, ma il formaggio ci deve stare un po' di più, però già va bene, guarda qua, vedi? Vediamo, da vicino. Io sono fatta con tanta verdura. Aspetta. No, si vede il formaggio. Nuvola, sei arrivato pure tu? A te questa? A parte che Nuvola l'altra sera l'ha mangiata pure un pezzettino. Sì, è vero. Scotta tantissimo. Ok. Vabbè ragazzi, voi non ve la posso far assaggiare, però vi assicuro che è buonissima.
Questo saranno 4 porzioni, dai. L'altra sera ce la siamo mangiati in 2. Se puoi dire sta cosa. Ce la siamo mangiati in 2 l'altra sera. Tira un po' su. Ah. Così facciamo l'immagine di copertina. Aspetta. Solo che scotta. Eccola qua ragazzi. Moscotta ancora. Ok. Fai vedere nuvola? Guarda come si è È avvicinato. arrivato lui, quando ha sentito che abbiamo sfornato, è arrivato anche lui. Va bene ragazzi, pronta? Mo' per mangiarla però. Allora, facciamo un riepilogo veloce. Praticamente abbiamo fatto la Allora, abbiamo focaccia fatto questa. ripiena in padella. Abbiamo fatto una focaccia. Abbiamo fatto una focaccia ripiena in padella. L'ho farcita con delle erbette di campo e della scamorza affumicata, però il ripieno potete mettere quello che più vi ispira. Per fare la base della focaccia l'ho fatta con 400 g di farina, 250 ml d'acqua, un cucchiaino di sale, una bustina di lievito istantaneo per torte salate e 3 cucchiai d'olio d'oliva, ok? E ho fatto questo impasto, l'ho lasciato riposare una quindicina di minuti e poi l'ho diviso a metà e l'ho steso su 2 dischi. Ho fatto rosolare un pochettino le erbette di campo con un po' di olio e peperoncino. Mancava la salsiccia che non ce l'avevo, ma se ce l'avete mettetecela. E poi ho praticamente preso un disco, ho appoggiato uno strato di scamorza. Ho messo sopra le erbette di campo, ho messo ancora scamorza. Se ce n'aveva un po' di più era più buona, filava di più. E ho rimesso sopra l'altro disco, quindi ho fatto questa, diciamo, questa focaccia. Ho sigillato tutto per bene i bordi. E ho messo a scaldare una pentola antiaderente, mi raccomando antiaderente, e se c'è un bel doppio fondo meglio. Poi che ho fatto? Quando la pentola era bella scalda ho portato la focaccia in pentola, ho coperto col coperchio e ho fatto cuocere per 4-5 minuti. Appena sentite l'odore di farina bruciata, giratela. Per girarla aiutatevi con un coperchio, come ho fatto io, quindi utilizzate il coperchio, girate la focaccia, fate cuocere ancora per 4-5 minuti, fino a che non sentite la puzzetta del bruciato. Dopodiché spegnete e impiattate e ve la mangiate. Semplice, no? Salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Oh raga, grazie per averci fatto compagnia. Me la posso mangiare un pezzetto? Vai. Un pochetto di sfreddata. Si è parecchiato, è là? No, parecchio, stavo qua a farti. Buonissima, ragazzi. Grazie, aspetta. Grazie della compagnia. Se c'avete tutto, secondo me, per farla, perché il ripieno, vi ho detto, metteteci quello che avete in frigorifero, fatela. Si prepara veramente con mezz'ora. È un'ottima soluzione salvacena e quindi, vabbè, vi dico, se avete domande, scrivetele nei commenti. Le vostre idee per il ripieno scrivetele sempre nei commenti. Spero che il video vi è piaciuto, quindi mi raccomando mettete like e condividete. E noi ci vediamo alla prossima diretta o al prossimo video. Vabbè? Mi raccomando, ve lo dico in dialetto, state a casa, non uscite, restiamo a casa, va bene? E un abbraccio a tutti, grazie, ciao!